In laboratorio rileghiamo libri, facciamo contenitori. Vuoi non aver provato almeno una volta a fare un libro finto? Ovviamente sì. Ciao, sono Paola della Bottega Fagnola, un laboratorio artigiano di Torino che si occupa di legatoria, cartotecnica e restauro di libri e documenti. Negli scorsi video vi abbiamo presentato delle rilegature e dei restauri di libri. In questo video proviamo a presentarvi un lavoro via di mezzo, un po' legatoria, un po' cartotecnica. Questa volta più che di un committente si tratta di un destinatario, il mio amico Nicolò, a cui ho pensato di fare un regalo. Nicolò e la sua famiglia, attraverso l'associazione Onlus Camminando con Mattia, da anni sono attivi in progetti sociali sul territorio e in Tanzania. Dall'ultimo viaggio sono tornati con tantissime immagini e ricordi che Nicolò vorrebbe raccogliere all'interno di un diario di viaggio. Però prima deve scaricare tutte le fotografie che ha scattato e gli serve un hard disk nuovo. Quindi gli faccio una sorpresa e gli regalerò un hard disk per scaricare le sue fotografie, contenuto all'interno di un finto libro. Ecco cosa ne è venuto fuori. Inizio prendendo la carta e calcolando quante pagine riesco a ricavare da queste strisce di sfridi e ragiono insieme a Luciano su come sfruttare meglio lo spazio. Una volta stabilito quanto deve essere spesso il libro, taglio la carta che mi serve e inizio a piegare un foglio per volta tutti i cartoncini che simuleranno i fascicoli del mio libro. Sono come al solito tagliati leggermente più grandi della misura finale, perché una volta piegati e pressati verranno rifilati sui 3 tagli. Pausa ventilatore perché patisco comunque il caldo. Un colpo in pressa, sotto la supervisione attenta di Luciano, e li lasciamo un po' così. Con l'aiuto di una fustella che avevamo già a disposizione e che si è rivelata della misura perfetta per questo lavoro, creiamo il taglio interno su tutti i fogli. Tutto pronto per cucire. Segniamo la traccia e scegliamo il filo della dimensione adeguata. Per facilitarmi un po' il lavoro, creo un ago ricurvo a uncino e fisso il filo. È sufficiente una cucitura senza supporti, quindi senza fettucce o corde. Farò solo agganciare il filo nel passaggio tra un fascicolo e l'altro. Nodo piano tra il primo e il secondo fascicolo e poi si continua con tutte catenelle. C'è un modo molto più, economici e veloci per fare questa scatola finto libro. Il modo più semplice era chiaramente prendere un libro già stampato, salvarlo dal macero e trasformarlo in qualcos'altro, però
di mettermi a segare via le pagine di un libro già stampato, non ci avevo cuore, e quindi ho pensato di partire da un libro vuoto e ho usato degli scarti, perché queste sono strisce di carta di avanzo di un'altra lavorazione, quindi comunque non si butta via niente. E era strettamente indispensabile cucirlo? No, probabilmente avrei potuto anche solo incollare le pagine, però siccome volevo fare un libro proprio stondato e tutto quanto, ho preferito cucirlo per poterlo poi lavorare bene sul dorso, dargli la forma che volevo io, e poi proveremo a incollare tutte le pagine assieme e a incastrarci il nostro disco all'interno, che in questo momento ci sta giusto, quindi mi sa che dovremo un po' andare a limare sui bordi, ma ci pensiamo dopo. Ok, abbiamo finito il filo. Facciamo l'aggiunta, perché non conviene cucire con un filo troppo lungo, perché tutte le volte che entri e esci, passi in mezzo alle pagine e tutto quanto, un po' si sfibra, un po' si impolvera, quindi in realtà conviene avere dei pezzi sempre, si annoda quando è troppo lungo, quindi conviene avere delle lunghezze più gestibili e poi fare l'aggiunta. L'aggiunta si fa con il nodo del tessitore, che si va così. Se l'ho fatto bene, speriamo, adesso sto a vedere davanti alla telecamera, ho sbagliato, se l'ho fatto bene, adesso che lo aggancio si dovrebbe sentire il click. Vediamo se fa click. Ha fatto click. Voilà, adesso non si sgancia più. Ok, ricominciamo. Ultimo passaggio della cucitura con un nodo finale e si può procedere allo step successivo. Ma solo io continuo ad avere così caldo. Prima di procedere con l'indossatura diamo una leggera stondatura al libro e un colpo in pressa. È ora di scegliere che colori dovrà avere la nostra copertina. Abbiamo preso queste stoffe da una Ollus che conosceva Nicolò, che si occupa di progetti umanitari in Africa. Allora, Nicolò ha scelto le 3 stoffe. Quello che non sa è che gli faremo 3 oggetti in una. No, iniziamo da quello che vi facciamo vedere in video. Essendo un oggetto un po' più piccolo, ci conviene prendere una stoffa che renda bene anche nel piccolo, perché se ci sono disegni troppo grandi, se ne prendo solo una porzione si perde, e quindi questi li teniamo per gli oggetti più grandi, e questa qua, che tra l'altro mi piace tantissimo, la usiamo adesso per la scatola libro. Perché stai continuando a filmare? Iniziamo a dare il passaggio incolla e a incollare l'indorsatura del nostro finto libro. La facciamo aderire bene e aggiungiamo i capitelli, che creiamo incollando un'anima in cuoio all'interno di un pezzo di stoffa. E la incolliamo in corrispondenza della parte iniziale e finale del dorso. Ricopriamo poi tutto il dorso con un secondo strato di carta. E abbiamo finito il blocco carte. Tagliamo i cartoni per la copertina e anche la stoffa che servirà a rivestire il dorso. La stoffa la foderiamo con una carta sottile per poterla lavorare più facilmente.
pezzo più grande ci tagliamo un pezzo delle misure necessarie e ben squadrato. Scegliamo una carta nera che ben si abbina con la stoffa che abbiamo scelto per rivestire i piatti e iniziamo l'assemblaggio della copertina, partendo dal dorso. Il dorso sarà staccato, quindi all'interno, nella parte centrale, applichiamo un tirante e poi rivestiamo anche i piatti con la carta che abbiamo scelto. Facciamo aderire bene la carta evitando che ci siano bolle d'aria e tagliamo i rimbocchi in corrispondenza degli angoli, da un lato e dall'altro. Finiamo dando un po' di curvatura al dorso della copertina. Composto la parola, l'ho spazieggiata un po', aggiungendo questi qui tra una lettera e l'altra, quindi quello che sul computer si fa pigiando un tasto, qua si fa aggiungendo fisicamente uno spazio tra un carattere e l'altro. E adesso ci apprestiamo a stampare. La parola scelta è Urafiki, che in lingua swahili significa amicizia. Facciamo più passaggi di colore per creare un po' di giochi di sfumature. Incassiamo il nostro finto libro all'interno della sua copertina, incollando prima da un lato, verificando che sia tutto allineato, e poi dall'altro. Una volta composto, iniziamo a incollare le pagine l'una all'altra. Ho voluto fare questo esperimento e incollare non tutta la pagina, ma solo la cornice attorno al nostro taglio, di modo che vedendo il libro chiuso desse più la sensazione di un libro vero, che sembri sfogliabile e non di un blocco unico incollato. Voglio vedere se funziona. Incollo le carte fra di loro una per volta, dall'inizio alla fine, e poi un ultimo colpo in press. Eccolo qui, pronto per essere impacchettato. Alla fine ho deciso di non incollare tutto il blocco, ma di fare un'apertura a metà, sia per facilitare l'estrazione del contenuto che per agevolare l'apertura del libro come se fosse un libro normale. Sembra aver funzionato, magari farò altri esperimenti in questo senso. Questo è l'ultimo video prima della pausa estiva, il video di agosto lo saltiamo, ci prendiamo un po' di riposo e ci rivediamo poi per settembre, abbiamo già in mente una programmazione. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, se avete dubbi o curiosità lasciateci un commento, seguiteci sui nostri social e sul canale YouTube e che dire, a presto e grazie per averci seguito. Ciao!